e siamo anche in imbarazzo certe volte. Ci sono situazioni in questo viaggio che ci stanno mettendo particolarmente a disagio e oggi il livello di imbarazzo cresce a dismisura. Ma andiamo per ordine. Ieri, dopo aver preso 8-9 passaggi, ho perso il conto, da Narin ci siamo spostati verso est e siamo arrivati praticamente sopra la scritta G di Kirghizistan. Ah, il nome del paese si scrive anche con una Z che però non si legge. Pronuncia a parte, il paesino dove siamo capitati è piccolo, anzi minuscolo, ma avevamo bisogno di fermarci e riposare per la notte. Abbiamo messo la tenda nel giardino di una fattoria che bizzarramente fa anche da ufficio informazioni turistiche. Ci svegliamo qui stamattina, pronti a iniziare una nuova giornata, circondati dalla sconvolgente natura di questo paese. Direi che ci sono 2 frasi che anticipano perfettamente quello che sta per succedere. Siamo stati presi in ostaggio, ragazzi, ci ha portato qui. C'è una pianta addirittura in mezzo. Prima di iniziare questa nuova avventura, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal Kirghizistan. Notte fresca ma superata con successo, devo dire. Buongiorno. Ci ha salvato lei comunque stanotte, perché ci ha tenuto belli calducci, la nostra coperta coi cuori. Penso che l'abbiamo ringraziata tante volte, no? Solita escursione folle. Folle. Di giorno stai con le maniche corte, di notte ti serve il maglione, il cappotto, tutto. Il fatto è che la temperatura bassa non è che arriva subito, arriva Sì. molto tardi. Cioè verso le 3-4 di mattina, e lì in quel momento fa veramente freddo e non sei pronto perché sei comunque andato a letto che Si non stava faceva bene. così freddo e quindi ti frega sempre. E stamattina è pieno di zanzare. Tu mi dici, cosa c'entrano le zanzare qua sopra? Boh, è pieno di zanzare stamattina. Lo dobbiamo mettere l'esterno ad asciugare un pochino perché è un po' umido. Però noi ci siamo messi ieri sera, strategicamente o meno, non lo so, dietro la casa, e qui non abbiamo il sole. E quindi dobbiamo spostare l'esterno un po' più in giù dove c'è il sole. Alzi la testa alla colpevole, non fate finta di niente, che ce n'era una stamattina che belava come una pazza. Mi sa che è questa qua la più grossa, guarda quante caprette qua che ci sono, le hanno tosate tutte queste belle pecorelle. Infatti hanno tutti i segni come se fossero appena andate dal barbiere, adesso stanno mangiando. Qui c'erano a dormire ieri sera anche 2 cavalli che però hanno già portato fuori stamattina. Ragazzi, si usano anche qua e non solo in India e non solo in tanti altri posti del mondo le belle torte di cacca. Anche in Sud America le abbiamo trovate le Sì. torte di cacca sul lago Titicaca. Perché non servono. E qua le si usano per tante cose, chiaramente per scaldare, per cucinare, eccetera eccetera, perché si accendono facilmente. Mamma mia ragazzi, mi sa che qua vinciamo il premio per bagno più terribile. Quello di ieri per me rimane il top. Questo Ci va vicino. Anche qua sono passati dal legno al cemento. Ma il buco è molto grande, cioè un bambino cade dentro È enorme, facile. infatti credo che i bambini non lo usino ma vadano nella natura perché è pericolosissimo sto coso. Veramente. Chiuso tutto quanto ragazzi, e in questa fattoria, campeggio e anche ostello non c'è la doccia, c'è solo il bagno buco. Però per fare la doccia ci siamo un po' ingegnati e in pratica ci siamo fatti la mini doccia Sì, alla diciamo. française. Esatto, chiamiamola così. Chiamiamola così. Questa lavandina che è bellissima. Guarda che lavandino Sembra uscito fantastico. da un'altra epoca. Andiamo a fare un giro in centro stamattina, visto che ce la prendiamo comoda, per 2 motivi. Uno, ci sta. Due, Uno ci sta. per fare autostop bisogna cominciare un pochino più tardi, quando un pochino la gente si sveglia, fa colazione, prende ed esce. In realtà c'è già un po' di movimento, un paio di macchine qua in giro e gli asinelli proprio di fronte al posto dove vorremmo andare a prendere il tè. Comunque ecco, questa è proprio la principale. Siamo di fronte al benzinaio ragazzi. Allora i benzinai sono assurdi in Kirghizistan. Qua invece abbiamo appunto gli asinelli. E la signora dov'è? Tutto chiuso. C'è un ristorantino. Forse là in fondo, guarda. L'ultima cosa che potevamo aspettarci era un posto del genere qua in mezzo al nulla. Posto bello fighettino, ci sono anche i bagni da questo lato e poi qua all'interno tutto curatissimo, coi fiorellini, le cose. Ma che posto è? Si vendono pure i macarons. Macaron. Ci siamo presi una bella teiera, guarda, col diamante sopra.
E te la portano invece delle tazze con le ciotoline, perché loro avevano sempre il tè, tutto dalle ciotoline, anche la Coca-Cola abbiamo visto, l'avevano dalle ciotoline così. Insomma, per 50 centesimi un'enorme teiera di tè. Adesso stiamo qua per tipo 2 ore, perché poi so l'effetto collaterale. Esatto. Fatto tutto ragazzi, e ora siamo tornati sulla strada. Direzione Toktogul. In pratica siamo una ventina di chilometri dalla strada principale, che poi è la strada in realtà che va da Bishkek, che è la capitale, a Toktogul, dove andiamo noi. Quindi siamo proprio messi bene oggi, per questo siamo abbastanza tranquilli, ce la siamo presa abbastanza comoda. Sono le, attenzione perché, sono le 11. Troppo comoda. Comodissima oggi, ma devo dire che in tenda è più difficile, perché la mattina comunque ci metti un bel po', ora che ti svegli, fai la colazione, lavi i piatti, tutta la tenda da chiudere, far asciugare, e quindi sì, ci vuole un pochino, però benissimo così. Dopo il tè ragazzi sono rinato. Incredibile, passaggio trovato dopo 1 minuto. Your name? Dilek. Dilek. Откуда? Откуда? Italia. 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 Guarda, c'ha degli ottimi ammortizzatori, tutta bella dritta. Adesso siamo finalmente sull'asfalto. Questa è una maniglietta per aprire la portiera, si trova qua sotto in bassissimo, però devo dire che il sedile è molto comodo, c'è persino il bracciolino qua estraibile, molto morbido, comodissimo. Poi signori qua ci ho messo anche la coperta sotto. L'unico piccolo dettaglio, non so se si vede, ma c'è la nebbia dentro, perché entra un sacco di sabbia, e prima abbiamo preso un sasso con la ruota dietro, è entrata la sabbia da dietro. Paolo ha sempre problemi ad aprire queste macchine perché è piccolino in basso. Poi siamo arrivati prima tappa, adesso siamo da un benzinaio, da cui poi facciamo il cambio. Questa è la macchina da fuori, modello Lada 2107. Siamo all'incrocio con camion, cavalli, strani monumenti lì un po' bizzarri, e la bellissima Lada, e salutiamo il nostro amico. Grazie Tilek, non ho capito se si chiama Tilek, però facciamo finta che si chiama Tilek. Mentre aspettiamo il prossimo passaggio sulla strada principale, qua ci sono tutti questi negozietti che vendono miele, formaggio, meglio i sassetti di formaggio, questo che credo sia latte fermentato, e poi probabilmente succo d'arancia, e sono qui così a lato della strada. Miele ce n'è tantissimo perché in questa stagione escono appunto a vendere il miele, e vivono lì dietro le persone, ci sono quella specie di mini carovane lì dietro parcheggiate dove vivono. Tempo di attesa 5 minuti ragazzi, e abbiamo già la macchina. Mirbek, Paolo, Angela. Eccoci insieme a Mirbek from Bishkek. Bellissimo. È comparsa la Tour Eiffel, i cammelli da un lato, La Tour Eiffel. la Tour Eiffel dall'altro, qua dietro, eccola qua. Comunque ragazzi, sta cosa dell'autostop, ma ci pensi se non ci fosse questa cosa qua? Ti cambia proprio tutto, no? Qua c'è tantissima natura, tantissimo silenzio, animali, cose bellissime, però senza questa cosa qui è Manca tutto un diverso. pezzo. Comunque in fatto di repliche Tour Eiffel batte qualunque monumento del mondo, credo. Siamo stati presi in ostaggio ragazzi, ci ha portato qui e ci ha fatto sedere. Adesso non so che cosa ha in serbo, però siamo seduti in questo posto proprio da VIP. Guarda qua che roba. Wow. Guarda qua che roba. Fantastico. Cin cin. Cin cin. Ah, molto bene. Cin. Col tè. Poi così e poi si beve. Vabbè, è andato. E via, oggi è il giorno del chai. Cin cin. Cin cin. Ragazzi, il tè era solo l'inizio. Ci sono i manti. Ma quanti sono?
Ma sono tantissimi, ma è pazzo. Ma che bello questo contenitore soprattutto. Proprio il cestino in vimini fatto apposta. Che super magnata qui alla Torre Eiffel. Si torna in macchina, Mercedes grigia. Kara kara kayırdan seni sama. Bütün 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 bütün. Kandeyin kandayğılan. Çalcalım çalgızlıktan. Çadap bütün 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 bütün. Very good! Beh, bravissimo! Il signore ci fa vedere che lui costruisce modellini, fa addirittura modellini delle navi, costruisce le yurte, fa un sacco di robe e anche tipo i... Sì, sono dei modellini, anche dei camion e tutto quanto. Bravissimo, tutti in miniatura. Il grande pericolo, ragazzi, sono gli animali per strada. Abbiamo appena purtroppo assistito, no, siamo passati da un luogo dove c'è stato un incidente con una mucca. Cioè, questo qua è il pericolo più grande quando si viaggia qua. Pausa fiume. Very good. Andiamo ragazzi e via, ripetiamo, ci laviamo la faccia. Bella fresca. Questa è acqua buona, si può drink. E drinkiamocela pure noi. Probabilmente questo fiume è famoso per essere particolarmente puro. Non siamo gli unici, quelli che sono in viaggio su questa strada vedo che arrivano qua e riempiono anche le bottiglie. Siamo saliti a 3175 al passo e adesso si scende. Ciao Mirbeck! Ancora una volta senza parole, facciamo fatica veramente e siamo anche in imbarazzo certe volte, perché questa cosa poi ti mette un po' in imbarazzo. Io non so come reagire mai. Cioè già adesso ho superato il fatto dell'imbarazzo dell'autostop, ma quando succedono queste cose che ci portano e ci offrono il pranzo così. Ma perché noi ragioniamo in modo diverso, secondo me. Noi abbiamo un modo di ragionare che ci portiamo dietro, che in pratica, ragazzi, allora io stavo andando a pagare e lui aveva già pagato tutto. Sì. Ma l'ha fatto in un modo, questo anche oggi è la giornata che ci ricorda l'Iran, Sì. perché è stato in quel modo lì. Come dire, tu non ci devi neanche pensare, vai e stai tranquillo. Come fa tua nonna? Esatto, come fanno in famiglia. Come se fossimo in famiglia, capito? Come se fossimo in famiglia. È stata così, signora, perché si è fermato, ci ha fatto vedere le cose al fiume. Ma noi che ragioniamo, veniamo da un mondo completamente diverso, proviamo l'imbarazzo. Sì, perché tu dici, io sono cose. uno straniero. Hello! Tanto salutano tutti. No, noi stiamo vivendo un'esperienza in Kirghizistan. Hello! Italia! Italia! Stiamo vivendo un'esperienza in Kirghizistan che è eccezionale, eccezionale. E quindi, appunto, dicevo, ragionando con la nostra testa, è difficile che una persona completamente estranea da te, sconosciuta, ti voglia veramente offrire, far vedere il suo paese. Era orgogliosissimo, mi piaceva vedere le montagne. Diceva bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Sapeva una parola in italiano ed era bellissimo. Ma è quella cosa lì, è la stessa cosa dell'Iran. Anche culturalmente c'è questa cosa dell'ospitalità che è fortissima. E noi siamo sempre appunto in difficoltà. Foto? Ok. Facciamo la foto. Ecco, vedete? È sempre così. Ok.
Aspetta. Cheese. Ecco una cosa che sembra in questo momento quasi accessoria. Noi comunque siamo arrivati a Toktogul, abbiamo fatto un bel po' di chilometri anche oggi. Oggi molto più facile di ieri, devo dire, perché sono stati soltanto 2 passaggi contro gli 8 o 9 di ieri. Esatto. E questo è il centro, mega piazzona, addirittura una fontana bella grande, i negozi, ma dobbiamo andare verso il lago. Il lago è tipo a 6 km da qua. Giro veloce al mercato per prendere 2 cose fresche e andiamo. Ci fanno spazio? Oggi è il Lada Day, ragazzi, altra Lada, ci hanno un passaggio fino al lago che è là in fondo, si inizia a intravedere. Noi. Belli pieni. Schiacciati qua sopra. Che è successo? Si è rotta la macchina. Sto guardando il motor. E 2. Però se la ridono tutti, se la ridono. Siete divertiti, si ferma ogni tanto, in salita si blocca. Ai. 3 ragazzi, ci risiamo. Ai. Siamo alla sesta, ragazzi. Vediamo qua cosa succede. Eccolo qua il motore della Lada che ha qualche problemino. Ma c'è una pianta addirittura in mezzo. Like. Bravo. Campioni del mondo! Ragazzi, siamo arrivati, ma è bellissimo. Ci sono le persone che si fanno il bagno, ci sono gli ombrelloni, la spiaggetta là sotto. Non rende moltissimo con questo tempo, però l'acqua è davvero azzurra, si vedono tutte le montagne sullo sfondo. Ancora lì. Hanno portato noi, ma loro sono ancora lì a trafficare con la macchina. Credo di aver capito come si aggiustano le macchine finalmente. Si apre il cofano e poi si sfrega e poi riparte. Continua a sfregare tipo lampada di Aladino per 10-20 volte e a quel punto la macchina è a posto, cioè Ti porta a destinazione, poi devi rifarlo per ripartire però, perché mi sembra che... È tutto un circolo continuo. Vogliamo parlare però dell'atteggiamento che avevano, cioè come la prendevano, ridevano come dei matti. Non sono la mia... Non è il tuo genere di atteggiamento, diciamo tu la vivi diversamente, loro proprio ridevano. Perché sapeva cosa fare, adesso lo so anch'io. Ci siamo ragazzi. È il momento, neanche il tempo di arrivare, Paolo si è messo subito il costume, è già pronto a buttarsi nell'acqua. Prendo l'energia del Toktogul. Vai. Impazzito. L'ha fatto. Com'è? Fresca? No, è ok. Qua però più fredda, c'è la corrente. Lì è calda. Qui ragazzi qualcuno si è spiaggiato sotto questa tettoia, direi che i manti hanno colpito pesante. Fanno venire una sonnolenza non indifferente. Io mi sono addormentata prima in macchina mentre venivamo qui, invece Paolo si è fatto il pisolino adesso. Si è un po' più tranquillizzata la situazione, la spiaggetta qui sotto esempio si è svuotata, molte macchine sono andate via, però ci sono ancora delle famigliole in giro, il vento si è calmato, c'era un vento fortissimo, in compenso le nuvole sono rimaste qui, no? Non ha piovuto per ora, quindi speriamo che tenga il tempo, anche perché noi dobbiamo mettere la tenda da qualche parte. Allora, qui è tutto così, quindi direi non campeggiabile questa parte. Abbiamo varie opzioni, una sarebbe quella di usare proprio queste tettoie dove ci troviamo ora, quindi mettere la tenda sotto una di queste tettoie, che andrebbe bene perché abbiamo anche il soffitto sopra, diciamo il tetto, però non possiamo picchettarla ovviamente, quindi se c'è vento siamo un po' fregati. Quindi abbiamo fatto un giretto un po' qui sopra e abbiamo visto che un pochino più dietro c'è un po' di erbetta, sotto rimane molto duro, però dovrebbe andare un po' meglio. Comunque adesso aspettiamo ancora un po' che scenda anche un po' il sole, che ci sia un po' meno gente in giro e poi capiamo bene cosa fare. È successo ancora ragazzi, le signore stanno andando via, hanno detto che dobbiamo portarci per forza noi la loro anguria, cioè ce l'hanno regalata in pratica. Ci hanno regalato una fetta d'anguria profumatissima, erano venute anche col coltello, mi hanno detto no grazie ce l'abbiamo il coltello. Sto perdendo il conto di tutte le volte che sta succedendo. Ma veramente sì, eccezionale sta cosa, questa ospitalità kirghisa. Vabbè, mangiamoci l'angurietta. Un po' com'è? Ah, parti dal cuore tu, questa è la parte più buona. Cuore.
Eccolo, infatti. È buonissimo come il cuore kirghiso. Dopo un'attenta ricerca abbiamo trovato questo posto che ha un pochino di erbetta sotto, siamo riusciti a infilare i picchetti velocemente, abbiamo questa vista qui sul lago, ci sono ancora un po' di famiglie che stanno finendo di farsi il bagno, però la maggior parte delle persone adesso sono andate via, quindi è molto più tranquillo. Per ora il vento non c'è, non soffia, è tranquillo. Quindi vediamo come va, abbiamo montato tutto, tirato bene tutto, messi tutti i picchetti e speriamo in una notte calma con questo paesaggio però. Però dentro si muore di caldo! Mi sa che stanotte non ci serve la copertina coi cuori. Ammazza ragazzi, c'è un vento pazzesco fuori, abbiamo dovuto mettere i 4 tiranti a 4 lati della tenda. Intanto Angela sta lavorando il video, cioè ragazzi noi stiamo montando i video in situazioni veramente pazzesche. Tutto a posto? Sì. Ha retto bene? Retto. Buongiorno ragazzi, alla fine il vento è andato, è tutto bello calmo stamattina, ma ieri sera abbiamo dovuto mettere tutti questi fili belli potenti tirati. Qua li abbiamo dovuti bloccare con dei sassi perché non entravano i picchetti, mentre nelle altre parti sì. E insomma, è andata di lusso anche alla fine, perché abbiamo pure dormito bene. Soprattutto Angela, a quanto pare. Eccola. Guarda là, con i tappeti, proprio come dei veri kirghisi. Stiamo lasciando il nostro campeggino vista lago prima che esca il sole forte, troppo forte, per poi farci questa camminata che ci aspetta per tornare indietro. Praticamente dobbiamo rifare il pezzo fino al paesino che abbiamo fatto ieri a bordo della Lada scassata, e adesso trovare un passaggio a tornare è praticamente impossibile perché stanno arrivando tutti adesso. Infatti adesso arrivano alcune macchine e quindi proviamo a fare un pezzo, vediamo se magari in questi 6 km avremo la fortuna di trovare qualcuno. Siamo arrivati al mercato ragazzi, ce l'abbiamo fatta, Paolo sta acquistando qualcosa di fresco da bere. Comunque è stata dura perché è uscito il sole a un certo punto, quindi picchiava anche bello forte, però abbiamo fatto tutti questi 6 km e devo dire pensavo molto peggio. Rispetto a ieri pomeriggio c'è molta più gente oggi al mercato, un sacco di persone perché è lunedì mattina oggi, quindi è tutto aperto e sono tutti qui a fare compere. E te, così sarà per sempre, sì. È impazzito stamattina, è impazzito. Sono chilometri, sono chilometri. Fantastico ragazzi, siamo tornati al paesino e siamo contentissimi perché è proprio uno di quei paesini dove la gente si continua a girare, guardarti con gli occhi a cuoricino, ti chiedono da dove vieni, cioè cerchi di capire più o meno cosa ti stanno chiedendo e spesso e volentieri è da dove venite. Esatto. Abbiamo preso un tè adesso con la signora fantastica, qui accanto è anche la cartofina, la cartofoschi, cioè la frittella solita con la patata dentro. E qua fuori invece c'è tutto il mercato, proprio lì dietro l'ombrellone, qua vendono anche la frutta principalmente. Ne vanno così fieri ragazzi, ci hanno offerto hummus, latte di cavalla. Ti tocca, non si può dire di no. Sì. Prima o poi il tuo intestino si abituerà, tu dici. Già ho avuto delle difficoltà in Questo passato. è proprio tanto, tra l'altro, è un bicchierone enorme. Sempre lo stesso effetto fa, vedo. È il più accettato di tutti. Manovre!
Guarda com'è vicino sto cambio, tra un po' entra nel negozietto. Che camminata oggi! Siamo tornati sulla principale. Ufficialmente. Hello! Non so se preoccuparmi o no, Paolo sta interagendo da 10 minuti con questo signore qui in fondo, forse non si capiscono. Io intanto aspetto qui, vediamo se passa qualcuno. Ci siamo messi in posizione strategica vicino al semaforo, però come vedete non c'è un grandissimo movimento. Mamma che bel paninazzo fresco qua, che profumo, grande! Guarda qua che genialità, questo aggeggio che si mette nella cintura di sicurezza per non farle fare tin 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 tin. Illegalissimo, insomma. Vai, gas! Paolo, Angela. Paolo, Angela. Paolo, Paolo, Angela. Angela. Fortunati ragazzi, un passaggio comodissimo, macchina nuova, aria condizionata, bella comoda e probabilmente ci porta anche a destinazione. Siamo praticamente dall'altro lato del lago, sull'altra riva dove abbiamo campeggiato ieri, era lì, cioè ieri stamattina ci siamo alzati qui e abbiamo fatto praticamente tutto il giro. È un bel giro in macchina, parecchio lungo, che se ci fosse stato un traghetto velocissimi da lì a qui facevamo. Bellissimo da entrambi i lati questo lago, anche da questo lato, la riva. Senti questa canzone con lo yodel. Ci sono delle somiglianze, l'ho fatto sentire anche al ragazzo, ha detto che è simile lo yodel nostro con questo genere kirghizo. Piccola fermata ragazzi, in pratica stiamo passando in mezzo a questo canyon bellissimo. Adesso andrà avanti per diversi chilometri, siamo scesi tantissimo e adesso ho scoperto che arriveremo a 600 metri sul livello del mare, cioè si schiatterà di caldo, non siamo mai andati sotto i 1500 da quando siamo in questo paese, quindi vi sa che picchia il calore. Tanto il nostro amico qua ci sta dando una grande mano, grandissimo. Hello! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciao Cico! Ci siamo fermati ragazzi in un paesino a caso, totalmente a caso, e abbiamo trovato pure la stanza, bella stanza tra l'altro, non pensavo che ce l'avremmo fatta perché comunque è bellino sto posto da fuori, eppure aveva prezzi bassissimi, 10 euro per questa stanza col bagno in comune. Sì. E quindi adesso ci ripigliamo un attimo, dopo un paio di giorni così, C'è il ventilatore, quindi fa più caldo, si sente appena siamo arrivati. La macchina del ragazzo dava 38 gradi fuori. Ecco, Si sente 38. quando ho acceso il phone, ma soprattutto volevo far notare la marca del ventilatore. È Il Bzoec. Bzoec. È un Bosch con qualche lettera in più. Mi piacciono È un sempre un Bzoec. sacco queste marche così un po' rivisitate. Meno male che c'è il Bzoec perché fa un caldo. Sì, esatto, proprio gira un po' l'aria almeno. pesante. Adesso mangiamo qualcosa perché sono tipo le 4 del pomeriggio e non Sì. abbiamo ancora mangiato. Ci laviamo perché siamo insabbiati praticamente. Laviamo tutto e poi saremo persone nuove. Esatto. Alla prossima ragazzi, Va bene. se volete iscrivetevi al canale, se volete ci vediamo anche su Patreon e se volete mandateci un abbraccio e un bacetto. Esatto, vi aspettiamo nei commenti. Ciao belli. Alla prossima! Ciao.